Papi, vieni qua un attimo, raccontaci la storia. Quando il bisnonno era arrivato alla Colombera aveva trovato delle vasche in cemento incredibili. 1901, grosse come una stanza, che mio papà col grammofono ci andava dentro a ballare con gli amici. 300 ettolitri l'una, o forse anche di più, tutte piastrellate di cristallo. Dentro sembrava di essere dentro un brillante, con le luci, bellissime. Solo che non siamo mai riusciti a usarle perché tempo di guerra avevano le portelle di legno e lì o le hanno bruciate per scaldarsi o le hanno rubate e non siamo più riusciti a farle fare da falegname. Avevano una forma particolare, non siamo più con la sicurezza che devono tenere una spinta così forte. Nessun falegname si è preso la responsabilità, te le faccio io garantite, no? Le botti che vedete qua sono appunto barrique, noi le usiamo per 3 diversi vini rossi, uno in particolare Suchaia, la Barbera Elisa e la Croatina Arché. E per noi è una parte sempre in crescita, è una parte importante della Colombera, serve per appunto affinare i rossi, per dargli il tempo che si meritano, tenerli un attimo appunto a maturare in questa zona della cantina. Sulla Croatina abbiamo sempre usato Tonnò, perché io ho sempre comunque amato i vini eleganti. E quindi non ho mai amato i vini che sapessero troppo di legno, ma è quello che non bisogna fare usando questo strumento. E quindi è proprio per questo che stiamo cercando con le tempistiche. Le tempistiche ti risolvono tutti questi problemi e vabbè, la massima pulizia in cantina, ma quello è assolutamente così. La Croatina è coltivata in tutta Italia, proprio la zona della nord Italia, tanto in Veneto, proprio un'uva che non patisce niente, rimane sempre uguale, dà un vino che è sempre inchiostro, grande spezia, grande frutto rosso, sempre rotonda perché ha questo tannino avvolgente, è proprio buona. Ha bisogno di tempo in bottiglia. Suchaia al Nibieu è il clone del dolcetto che abbiamo qua in zona. Noi siamo fortunati che abbiamo una vigna che aveva piantato il nonno nel 61, è una vigna molto vecchia, ha poche bottiglie però di grande qualità. Adesso abbiamo il 2015. Noi lo teniamo anche 9 mesi in legno per fare una piccola ossigenazione e dargli un affinamento in più, ma uno dei nostri vini che piace sempre di più. Non si trova tutto l'anno perché essendo poche bottiglie. E Suchaia significa siccità, un ettaro. Però riusciamo a fare 3.500 bottiglie. Sì, perché è proprio il Nibieu è lì che sparisce. Sono i nostri 2 Timorasso. Il Timorasso è un vitigno dei Colli Tortonesi, è un vitigno locale, un vitigno autoctono. Il Timorasso è nato sui Colli Tortonesi, sulla parte più alta di quest'area. Dertona è il vecchio nome della città di Tortona. Il Timorasso identifica questa zona. Noi facciamo il Dertona con 4 vigne diverse, tutte di Timorasso. Questa è la mappa dei nostri vigneti qua a Vo, alla Colombera, su questa collina. In tutto noi abbiamo 23 ettari. La parte di Vo praticamente... Questa è stata tutta piantata, questi sono i vigneti principali della Colombera, il cuore proprio della Colombera, e sono vigneti che sono stati piantati tra il 97 e il 2005. Per fare il Dertona noi utilizziamo questi vigneti qua. Abbiamo proprio volutamente piantato i vigneti di Timorasso in diversi punti della Colombera in base a come cambiano i terreni. Nei vigneti del Dertona troviamo questo suolo, è un suolo argilloso con una parte di calcare, però è un suolo argilloso più scuro. Mentre questo è il suolo del Montino, argilla con una parte di calcare maggiore. Mio nonno diceva che dove ci sono i sassi si fa il vino buono e devo dire che in effetti ha abbastanza ragione. Questi sono i sassi che troviamo nei vigneti della Colombera e questo è un sasso molto più chiaro che troviamo nei vigneti del Montino. Dertona, Montino, stessa vinificazione, cambia proprio solo ed esclusivamente il terroir, il suolo da cui arrivano. Il Montino è il singolo vigneto per noi per eccellenza per il nostro Timorasso. Il Timorasso fa una fermentazione molto lunga, molto lenta, bisogna stare molto attenti con le temperature e poi si lascia riposare lì in batonnage sulle sue fecce nobili per 10 mesi. Noi andiamo in bottiglia nell'estate, anche qui perché la parte che ci piace di più del Timorasso è la parte minerale.
La mineralità è un sentore che si sviluppa soltanto col tempo in bottiglia.